benvenuti in quest'ultima lezione del modulo 4. In questa lezione esploreremo un laboratorio di competenze per studenti, il Makerspace. Verranno presentate le caratteristiche dell'ambiente di apprendimento Makerspace e il tipo di arredo e materiale utile per realizzarne una scuola. Cosa sono i makerspace? I makerspace sono spazi fisici ideati per condurre attività pratiche, collaborative e creative. È uno spazio quindi di lavoro collaborativo all'interno di una scuola dedicato alla creazione, all'apprendimento, all'esplorazione e alla condivisione dei saperi. Può comprendere l'uso della tecnologia, ma non solo, si possono fare anche attività senza il supporto della tecnologia. I makerspace possono essere situati all'interno di una scuola o condivisi da più scuole oppure ubicati nella comunità come parte di una biblioteca o come spazi indipendenti. Esistono anche i makerspace mobili, ad esempio all'interno di un autobus, che visitano le diverse scuole. La UTEC Maker Model, creata da alcuni autori nel 2013, ha descritto le attività, le strategie, le azioni e i ruoli dei discenti in questo processo nei seguenti punti. Usare, cioè l'assaggiare, il coinvolgere, il partecipare, lo sperimentare ciò che altri hanno creato. Il tinkering, l'armeggiare, cioè lo sperimentare, il mettere in discussione, fare ricerche, apportare dei cambiamenti, delle modifiche personali alle creazioni altrui. Sperimentare, costruire per prove e fallimenti, cambiare destinazione d'uso, modificare, testare teorie, imparare quindi da fallimenti e da successi per arrivare poi al creare, produrre nuovi prodotti ed invenzioni. Quindi possiamo dire che gli obiettivi del Makerspace possono essere tanti. Crea un contesto che sviluppa un approccio positivo alla risoluzione dei problemi e incoraggia quindi gli studenti a credere di poter imparare a costruire qualsiasi cosa. Incoraggia lo sviluppo anche di un pensiero basato sulla collaborazione tra studenti e insegnanti. Promuove creatività e fiducia, capacità negli studenti, proprio perché essi diventino agenti di cambiamento nella loro vita personale e nella loro comunità. Identifica, sviluppa e condivide vari progetti, una varietà di progetti basati su un'ampia gamma di strumenti e materiali. E infine sviluppa contesti educativi che collegano la pratica del fare con concetti formali e teorie per sostenere la scoperta e l'esplorazione. Quindi praticamente i benefici del Makerspace veramente possono essere tantissimi e possono riguardare la scuola. Molti studenti che hanno frequentato questi tipi di laboratorio hanno scelto carriere in ambito STEM e questo ha portato anche a una migliore reputazione per l'innovazione della scuola, ma migliora anche le attività fatte in classe, proprio perché sono attività di gruppo, lavori di gruppo e vi è una migliore capacità di lavorare, di collaborare con gli altri e molti studenti meno brillanti apportano migliori risultati scolastici anche grazie all'aiuto di studenti più portati, più interessati. Quindi questi vantaggi valgono anche e soprattutto per gli studenti. Per gli studenti perché hanno un maggiore impegno e vi è più motivazione, anche più autoapprendimento perché gli studenti stessi gestiscono i loro laboratori. Quindi ci sono miglioramenti anche nella fiducia e nell'autostima negli studenti, sviluppano anche competenze di leadership, migliori prestazioni per i ruoli nel mondo del lavoro, acquisiscono anche competenze pratiche che possono permettere anche di applicare, applicare queste conoscenze apprese ai problemi del mondo reale e anche a capire meglio concetti teorici legati all'applicazione pratica. E questo migliora quindi le competenze di problem solving e anche competenze comunicative. Dopo aver creato un makerspace, la scuola potrebbe decidere di adottare un approccio graduale all'utilizzo del nuovo spazio per migliorare prima e poi trasformare l'insegnamento e l'apprendimento. Questo approccio è basato proprio sul modello SAMR, dove da S c'è la sostituzione, nel senso che la tecnologia funge da sostituto diretto senza cambiamenti funzionali, per arrivare poi all'aumento, allo sviluppo possiamo dire, cioè la tecnologia funge da sostituzione diretto, però apporta dei miglioramenti funzionali. Arriva anche alla modifica, la tecnologia consente significative modifiche alla configurazione di ruoli fino a ridefinirli, proprio perché prima questi ruoli erano inconcepibili. Quindi creare un makerspace richiede
di considerare molti aspetti di carattere pratico riguardando locali e immobili, e quindi una priorità iniziale è quella appunto di trovare un luogo adatto all'interno della scuola in cui allestire il makerspace. Una volta trovato un accordo sullo spazio, potrebbe essere necessario apportare delle modifiche strutturali e specifiche in quella specifica area della scuola, per esempio aggiungere porte, finestre, oppure rimuovere, installare pareti, fare quindi delle modifiche adatte. Dopodiché lo spazio può essere ristrutturato e si possono installare, posizionare i vari arredi, installare i macchinari e prevedere appunto i vari strumenti. Bisogna poi considerare anche le questioni relative al personale, alla loro gestione, motivazione e soprattutto formazione, e poi arrivare praticamente a pianificare in maniera molto attenta i vari ruoli e le attività. Vediamo come deve essere strutturato un makerspace, quali sono gli arredi, quali sono gli spazi previsti per per allestire quindi un makerspace. Importante e fondamentale è il magazzino, l'immagazzinamento, per evitare il disordine e rendere facilmente individuabili gli strumenti e i materiali. Poi fondamentale è anche l'arredo, quindi come per esempio tavoli, sedie, scaffali aperti, superfici colorate, zona morbida con tappeti, sedute creative e tanto altro, per arrivare poi a installare i macchinari come stampante 3D, macchine da cucito, modatrici, torni, pesatrici, e anche l'utilizzo di strumenti e materiali come il cartone, bottiglie di plastica, bobine di filamenti, leghe per saldatura, viti, chiodi, filo da cucire, cornice e tanto altro. Quindi questo praticamente è quello che prevede il makerspace. Bisogna tenere fondamentale innanzitutto, quindi decidere il tipo, la dimensione e l'obiettivo del makerspace, pianificare ruoli e attività, identificare un luogo adatto ed effettuare opere strutturali se necessario, progettare il layout e allestirlo, acquistare e installare materiali, strumenti, macchinari, identificare lo staff tecnico e formarlo, sviluppare regole e processi, formare gli insegnanti e progettare i vari compiti. Questo tutto proprio in un'ottica di un maker come formatore, così come lo stesso il pedagogista Loris Malaguzzi era solito ripetere, come già abbiamo affrontato in un modulo precedente, l'ambiente è il terzo insegnante e si evidenzia così il ruolo centrale che lo spazio e i setting educativi svolgono nei processi di apprendimento e insegnamento. Per questo è fondamentale che in ogni scuola ci sia un luogo dedicato appunto a questo tipo di laboratorio per competenze degli studenti. Grazie per l'attenzione.